Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete e soprattutto per le questioni dei sentimenti Luna e Venere in Ariete. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2026. Vediamo cosa ci diranno gli spiriti attraverso i tarocchi, gli oracoli, qual è il viaggio magico, iniziatico che si prepara per te. Quindi andiamo a fare tutta una struttura iniziale, poi andiamo a vedere l'amore affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Allora, partiamo dai tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta su chi contu. Ariete. Il portale del mese. Qual è l'obiettivo, il tema archetipico? Qual è l'energia che questo mese vuole portarti? Mettiamo uno di questi tarocchi e poi ci mettiamo questi oracoli. Allora, vediamo quale mito si sta attivando, quale energia questo mese vuole portarti. Bellissimo, abbiamo un bellissimo paggio di coppe qui. Questa è l'energia dell'apertura di cuore, nuove idee, creatività, come se fossi una nuova te, no? Un nuovo te, adolescente, piena di voglia di scoprire, di emozionarti, di aprire il tuo cuore, quell'ingenuità, quella saggia ingenuità. Ti vedo creativa o creativo in questo mese, perché la vita ti porta, quale mito si sta attivando? Il mito dell'innamorata, dell'innamorato, di un progetto, della vita. È un bellissimo mito, una bellissima energia. E vediamo da quale carta oracolare è accompagnata. Angelita, comunione religiosa o spirituale. Unisciti a un gruppo di persone di mentalità simile alla tua per aumentare la tua crescita spirituale e farti degli amici. Allora, mi dicono che ti incontrerai con delle persone che aumenteranno la tua energia vibratoria. È come se ti vedo gioire, è un'energia bellissima questo, di questo portale in questo mese. Mi dicono che ci saranno delle persone intorno a te che ti aiuteranno, ti sosterranno per aumentare la tua crescita spirituale. Che cos'è la crescita spirituale? Quella cosa che ti fa sperimentare gioie inesauribili e inenarrabili. Quindi l'apertura verso qualcosa di più grande, di più ampio. Ti vedo alleggerita o alleggerito in questo mese, grazie a questa apertura verso uno spazio più ampio, no? Il tuo mondo si allarga e il paggio di coppe è come se fosse l'esploratore delle emozioni. Ti vedo creativa, creativo e un gruppo di persone, gruppi di persone che ti sostengono in questo. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa accade nel mondo visibile. Cosa accade nella realtà visibile? Il paggio di coppe è un amore nuovo anche, l'amore nuovo, l'amore che nasce. Qualcosa che nasce nella tua vita affinché tu possa espanderti. Mi parla anche di bambini, di apertura in questo senso, nuovi inizi. Cosa accade nel mondo visibile? Il mondo. Bellissima questa carta, stupenda questa. Il sole, 8 di bastoni. Allora, il mondo visibile è quello che accade nella realtà visibile. Io qua vedo viaggi, spostamenti, traslochi, inizi di nuove tappe della tua vita. Ho detto, no, il paggio di coppe è l'apertura emozionale, la crescita spirituale, quella sensazione di leggerezza, di bellezza. Perché? Perché hai concluso un ciclo ad aprile.
un ciclo che parla di un ciclo di successo, mi dice. Io vedo il sole mi parla di notizie belle, positive, che ti mettono allegria, che ti mettono entusiasmo. E l'otto di bastoni mi dice che tutto andrà veloce in questo mese. Vedo tanta gioia. Nel mondo visibile vedo tanta gioia, tanta allegria. Il sole sono anche i figli, comunque, ma anche nuove conoscenze, come ci dice questa carta, che portano gioia, allegria. Cioè la vita ti mette davanti a un nuovo mondo, a una nuova alba. E da questa nuova alba, l'otto di bastoni mi dice che tutto accelera in questa nuova alba. Tutto ciò che era fermo o tutto ciò che era stagnante riprende a fluire. Gioia, vitalità, entusiasmo, allegria. Nel mondo visibile ci sono delle bellissime connessioni, magari anche persone che conosci tramite internet, ma che poi vi incontrate, o delle connessioni che stabilisci con il mondo, un successo nel mondo, connessioni che stabilisci nel mondo e che portano gioia, allegria e entusiasmo. Sì, vedo anche, ripeto, viaggi, spostamenti, molto bello. Vediamo il messaggio dell'amante invisibile, lo spirito guida del tuo daimon. Qual è la guida dell'anima? Dove ti vuole portare il tuo daimon? Ah no, scusami, meno male che mi sono messa lo schemino qua. Il mondo è invisibile dopo il messaggio dell'amante mistico. Allora, quali sono le energie sottili che guidano le azioni degli spiriti? Cosa c'è dietro le quinte? Le energie sottili che ti guidano. Mettiamo due tarocchi. E poi ci mettiamo tutti questi belli oracoli nuovi, li vorrei mettere tutti. Allora, vediamo questi. Aspetta, qua ce n'è uno di un altro mazzo. Le energie sottili che ti guidano, le azioni degli spiriti dietro le quinte. Ah, finisce un ciclo molto doloroso, 10 di spade. Il carro, bellissimo, bellissimo. Lascialo andare. Gli spiriti ti guidano a lasciare andare una tappa molto dolorosa che per te si è chiusa. Il 10 di spade mi parla di una fine necessaria che c'è stata, o qualcosa che ci può essere in questo mese, a lasciare andare un passato molto doloroso, o meglio, l'attaccamento alla sofferenza a un passato doloroso. Gli spiriti ti stanno guidando a lasciare andare questa cosa molto dolorosa, i 10 di spade, una perdita, una sensazione di delusione, una morte iniziatica. E il carro sono le energie intorno, dentro di te che si muovono, tutti gli spiriti che ti sono intorno, ti portano a prendere le redini della vita, a affrontare un certo dolore senza più attaccarti alla sofferenza e uscirne vincente. Tant'è che qua c'è anche la carta lascialo andare, no? Lascia andare le persone negative e le credenze tossiche, limitanti. Il tuo tempo sulla terra è molto importante. Allora investi saggiamente e abbi cura con chi passi il tuo tempo. Quindi, allora, ci sono delle persone nuove o delle persone che vibrano sulla tua stessa frequenza che ti aprono la via del risveglio. Mi ripetono persone negative o situazioni negative che lasci finalmente andare o lasci andare la sofferenza attaccata, la sofferenza inerente a quelle persone che ti hanno manifestato cose negative, va bene? Ecco perché ci sono due arcani maggiori potentissimi nella realtà visibile di chiusura di cicli molto dolorosi e di novità, bellezza, entusiasmo che ti permettono di fare quel viaggio che stavi rimandando, di fare quello spostamento che stavi rimandando, o fisico o uno spostamento di coscienza. E quindi ti libererai di tutte quelle energie e dei pensieri limitanti o tossici che ti rodeano, mi sta venendo in spagnolo, che ti hanno potuto intaccare o ti hanno potuto ehm, forgiare, direi, perché ti hanno forgiato. Ed è come se questa, abbiamo qua una farfalla in mano, no? Questa ragazza,
il bruco diventa farfalla. Il bruco diventa farfalla, prenderai, metterai le ali per volare, per muoverti, per spostarti. È un nuovo inizio emozionale e di conseguenza questo nuovo inizio emozionale ti permette di sentire la gioia e la bellezza della vita sulla pelle. E questo significa entusiasmo, connessioni con persone che vibrano la tua frequenza, nuove amicizie, ehm, tutto verso questa nuova alba. Bellissimo. Vediamo qual è il messaggio dell'amante invisibile, la guida dell'anima. Dove ti vuole portare il tuo daimon in questo mese di maggio? Qua abbiamo l'appeso. Dove ti vuole portare il tuo daimon ad abbandonare il controllo su quello che vivi? Abbandonare il controllo significa smettere di giudicare, di analizzare gli eventi, e quindi abbandonare il controllo, cambiare prospettiva rispetto agli eventi e abbandonare il controllo. Ripeto, abbandonare il controllo sugli eventi, sulle persone, sulle circostanze, darsi alla vita con entusiasmo, come ci parlano, ci dicono le prime carte, significa non analizzare gli eventi, perché succede, perché è successo, che cosa sarà, ma chi, come. Questo è il controllo, questa è l'analisi. Oppure quello che ho vissuto, quello che posso vivere in questo mese, questa paura è colpa sua, no, è un evento. Il cambio di punto di vista significa proprio integrare con il grande mantra Uketamo. Do un posto nel mio cuore alle circostanze che sono accadute nella mia vita, anche molto dolorose. Non significa, non si tratta di perdonare. Perché? Perché il perdono non esiste in natura. Però esiste la possibilità per l'uomo risvegliato di pacificare, di dare un posto nel tuo cuore a quello che è accaduto senza più respingerlo o smettere di non guardarlo più in faccia. Questa cosa, ma do un posto nel mio cuore, uketamo, uketamo. Non si tratta di perdonare, si tratta di dare un posto nel tuo cuore agli eventi accaduti perché fanno parte del tuo disegno. Allora gli spiriti vogliono farti cambiare prospettiva in merito a questo. Lascia andare il controllo e vivi. Vivi. Ok. Qual è l'iniziazione del mese? Quale paura devi attraversare? L'emozione sotterranea. La paura di essere giudicata, di venire giudicata o di giudicare, la paura del giudizio, la paura del karma, la paura di quello che ti può arrivare, la paura del nemico dietro l'angolo, di essere giudicata o giudicato per quello che fai. Ma la giustizia, cioè come paura la giustizia qua, come iniziazione del mese, quale paura devi attraversare? La paura, smetti di giudicare te stessa o te stesso. Smetti di giudicare gli altri perché gli altri sono veicoli del divino per te. E questa è la tua più grande paura, che tu possa essere giudicata male o giudicato male. Ma quando esce la giustizia, significa che gli eventi andranno a posto secondo quello che tu meriti veramente. Lascia che la giustizia si compia. Non frenare la giustizia divina. Cos'è la giustizia divina? Tu ti togli da parte e lascia la giustizia divina di fare il suo corso. Questa è la paura del giudizio degli altri, vedi? La paura del karma. È lo stato della vittima. Cioè, il mago non ha paura. Noi abbiamo paura perché come umanità, come civiltà ci sentiamo in colpa per aver rotto l'equilibrio primevo, il patto tra uomo e Dio, e divino. Come l'abbiamo rotto questo patto? Volendo il potere sugli eventi, il controllo sugli eventi, e il tuo amante mistico ti sta iniziando a non avere il controllo. Allora, non avere il controllo sugli eventi, non analizzarli, e tutto ciò che ti serve arriva, la giustizia. Tutto si metterà in ordine, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Non ti curar di loro, non ti curar degli altri, ma soprattutto non additare agli altri la responsabilità della tua felicità o infelicità. Perché l'altro è un veicolo dello spirito per te. Arriva tutto per te, non arriva tutto contro di te. Ok.
Ok, andiamo a vedere adesso qual è il dono nascosto. La ricompensa del mese, la magia e il potere che nasce dagli eventi. Quale dono puoi cogliere? Una carta di tarocchi e un oracolo. Pluriempleo. Puoi iniziare a lavorare mezza giornata nel lavoro dei tuoi sogni mentre mantieni l'altro lavoro per pagare tutto quello che devi pagare. Presto il tuo lavoro ideale ti manterrà totalmente. Accipicchia, accipicchia. Vediamo qual è il dono qua. Regina di bastoni, eccoti qua. Guarda come sei figa, figo. Re o regina di bastoni, regina di bastoni. Allora. Il dono che coglierai in questo mese è essere ammirata, ammirato, seguita, seguito, la capacità di avere il potere anche sulle persone, col tuo magnetismo. Il dono che ne consegue è questo, realizzazione di obiettivi a mezzo del tuo magnetismo. E questa carta molto bella, il dono che coglierai è se hai un lavoro però magari vuoi vuoi che il tuo hobby diventi un lavoro, quello che ti appassiona diventi un lavoro. Ti dice che questo è il mese in cui molto probabilmente tu avrai l'opportunità di vedere come il tuo hobby o ciò che ti appassiona diventerà un lavoro vero e proprio e ti manterrà totalmente. E molti di voi inizieranno a lavorare mezza giornata in un lavoro che magari non le soddisfa completamente, però questa carta mi dicono che grazie al tuo potere di magnetismo, grazie al tuo potere di creazione, quello che ti piace diventerà, metterai le basi o diventerà in questo mese l'opportunità del tuo sostentamento reale. Mi raccomando, non aver paura di essere giudicata o giudicato per le tue scelte, perché sei un essere unico e irripetibile. Molto dolore che hai accumulato qui è soprattutto relativo al giudizio che tu hai dato agli altri o hai sentito da parte degli altri, ma gli altri, tu non sei responsabile di come gli altri ti vedono o come gli altri ti giudicano, perché gli altri sono veicoli, quindi la tua sfida è quella di stare nel tuo potere qui. E quindi io vedo che tu realizzerai qualcosa sul piano lavorativo o metterai le basi che ha a che fare con la tua passione, con quello che ti piace per realizzare quel lavoro, quel hobby come sostentamento fisso. Sì. Vediamo ancora con il dono. Sempre sul dono. Quale dono potrai cogliere ancora? Sì, fede nella libertà, la libertà dalle credenze limitanti, la libertà dalle credenze limitanti che non ostruiscono più il tuo potere personale. Mi tranquillizzo e e affido i miei dubbi a Dio per liberarmi da tutti i dubbi. Confido nella perfetta provvidenza degli dei, confido nella sua volontà e incontro la mia libertà. Allora, il dono è la libertà di essere quello che sei, con la tua potenza, col tuo magnetismo, senza vergognarti di essere giudicata o giudicato, perché quello che andrai a fare è la realizzazione dei tuoi talenti in questo mese. Realizzazione dei tuoi talenti, sì. Vediamo un'altra carta di queste. Sono uscite, eccola. Rimani sveglia o sveglio. Una passione fugace può farti indulgere, ma non significa necessariamente profondità. La vera connessione dell'anima non si sostiene sull'illusione. Impara a riconoscere i segni reali e solo allora potrai trovare una relazione davvero degna di fiducia. Questa carta mi parla anche di questo dolore che abbiamo vissuto, no? Di qualcosa che abbiamo vissuto. Allora,
questo dolore è relativo anche alle persone che incontrerai in questo mese. Mi dice che delle persone hai percepito le persone farti del male, o persone tossiche, o energie che ti hanno abbassato. Ma non era, io ti spiego una cosa adesso, non ci sono persone tossiche, o persone malvagie, no. Esiste il tuo giudizio che dai a te stesso o a te stesso, che quando incontri qualcuno cerchi di mantenere quel giudizio. Allora, più ti sforzi ad essere all'interno di certi parametri del come si dovrebbe essere, come si dovrebbe dire quella cosa, e più tu disperdi energia. Non è l'altra persona che ti prosciuga energia, ma è la tua aspettativa di fare bella figura, di essere un certo modo, di essere secondo certi parametri mentali. Allora tu in questo mese incontrerai delle persone che ti fanno sentire viva, così, io vivo, che supportano il tuo magnetismo, che non ti giudicano più, ma perché tu non ti giudichi più, sei rilassata o rilassato. Mi spiego? È una bellissima lettura, ragazze mie ragazzi, veramente bellissima. Adesso andiamo a vedere dove stanno le carte. Eccole. Cosa ti dicono le carte del drago? Il rito per attraversare maggio, la pratica sciamanica. Che ti ho detto? La paura di essere giudicati c'è qua, la paura, la paura. La paura. Allora, ti leggo questa carta, numero 4. Chi fa il percorso sciamanico con me hanno bandito tutte le loro paure, no? Ok. La pratica di 21 giorni la trovate qua sotto, gratuita, aperta a tutti, sotto qua, la profetica pratica. La paura, ok. In presenza di questa carta devi meditare sulla tua paura. Ci sarà questo mese di maggio una paura, un senso di insicurezza o di inadeguatezza che ti può limitare. Devi trovarlo, smascherarlo, scioglierlo e trasformarlo in forza. La capacità di produrre grandi visioni e potere di azione. Se sei indecisa o indeciso su quale strada prendere, percorri quella che ti porta verso la tua visione più grande. Non permettere alla tua paura di trattenerti, devi osare. Allora qua ti dà un piccolo rituale con il Dio. Grande Dio, Pan, per Dio Pan. Allora, vai nella natura. Soffermati a guardare la bellezza dei luoghi, anche dei piccoli particolari, tipo le gocce di rugiada sui rami o le nervature delle foglie. Respira profondamente e chiedi agli spiriti della bellezza di aiutarti a manifestare la visione più grande. Chiedi al dio Pan, il fauno, lo spirito della natura, di aiutarti a vedere al di là delle tue paure. Allora stai in natura, osserva tutto e di: Dio Pan, aiutami ad osare, aiutami ad osare. E vedrai come per magia qualcosa accade. Ok? E che io credo che è la paura di essere giudicata o giudicato. Ma potrebbero esserci tante paure altre, però il giudizio sta qua. La paura che se sono giudicata o giudicato poi ho un nemico dietro l'angolo, no? Chi è nel ruolo di vittima, perché non riesce a creare come fa la regina di bastoni? Perché si trova in una condizione in cui spreca tutta la sua energia nel trattenersi, nell'avere paura del salto nel vuoto, del coraggio, no? Perché pensa che ci sarà sempre un nemico dietro l'angolo e quindi non riesce a realizzarsi. Ok, quindi questa paura va annientata, perché io vedo che tu anche la paura di realizzare qualcosa di tuo. Quindi questa paura va annientata, io vedo che tu già lo farai, ok? Ok, adesso ragazzi miei ragazzi andiamo a visualizzare, a visionare cosa accade nell'amore per te. Allora, tenendo fede agli oracoli principali, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questo mese di maggio.
Ariete. Allora, vediamo qual è la tua energia nell'amore. Poi mettiamo l'energia dell'altra persona, o l'energia esterna, no? Che ti arriva. Cosa si vede, cosa si manifesta? Qual è la sfida? Blocco, sfida. Qual è il consiglio sciamanico? E qual è il destino prossimo? Allora, vediamo qual è la tua energia nell'amore. 9 di coppe, stai in una favola. Tu stai in una favola. Il 9 di coppe è un'energia di grande autonomia emotiva. La tua è una sorta di piacere immoto, no? Tutto attaccato si scrive. Nello yoga sciamanico il piacere immoto è proprio quella gioia che non è suscettibile dalle fluttuazioni della vita o delle influenze esterne. Ti vedo godere di qualche cosa di tuo, sei felice per qualcosa di tuo. Potrebbe anche essere sei felice per una relazione, però è una felicità che viene da dentro, un'energia autonoma, cioè tu riporti tutto all'interno. Ti vedo godereccia col 9 di coppe, sei contenta di aver realizzato un obiettivo, un sogno emozionale, tuo, personale. L'energia dell'altra persona che ti viene incontro, qua abbiamo un matto, il folle, qua abbiamo una persona folle, diversa, fuori dagli schemi. Abbiamo una persona fuori dagli schemi o qualcuno che fa delle azioni folli, cioè fuori dagli schemi. Potrebbe essere, se è un amore nuovo, una persona che non si impegna subito, sai, ti voglio sposare, no, è una persona che vive il momento presente, che non ha aspettative sulla vita, è una persona da cui si può cogliere anche l'importanza di vivere il momento presente. E qua c'è un nuovo inizio, possono essere più persone se sei single, però ti vedo godere, gioire di queste nuove conoscenze o di gioire di questa persona qui. È una persona anche che parte da zero, riparte da zero, fa un gesto limite, qualcuno che si vuole lanciare, si vuole buttare. È una persona che ama o in questo mese amerà il rischio, si gioca tutto. Sì. Allo stesso tempo, come figura, è una persona anche che vive nel momento presente, non ha aspettative, sta dove gli piace stare, dove sente un richiamo, no? È una persona che segue l'impulso. Ok. Questo è un nuovo inizio per te come realtà esterna, eh? Un nuovo inizio. Mi godo la vita, vado dove mi porta il cuore. Vediamo cosa si manifesta. Regina di spade. Allora, per alcune di voi metterete in chiaro delle cose. La regina di spade in questo caso su cosa si manifesta, tu hai le idee chiare di che cosa significa per te una relazione. Allora metterai i puntini sulle i, sarai chiara, sarai chiaro. E la regina di spade è una persona che ha sofferto e dopo che ha sofferto mette i suoi limiti perché sa che cosa vuole e che cosa non vuole. Cosa si manifesta? Una chiarezza di intenti, una chiarezza, cioè per me è così e così. E sarai soddisfatta o soddisfatto della chiarezza che tu metterai in una relazione. Potrebbe esserci anche da parte tua la voglia di goderti il momento senza aspettativa o mettere alla prova l'altra persona, perché tu te la godi come stai. Qual è il blocco, la sfida dell'amore? Il paggio di coppe è la sfida. Aprirsi all'altro emozionalmente. Mi arriva per alcuni di voi ci sono dei figli, dei figli o come sfida nel senso che non è un problema il figlio, è proprio l'esperienza, tutti i bambini, i figli o comunque sia, sono esperienze del nuovo, no? Del nuovo. Il nuovo è a sfida. Quindi fede in ciò che ti capita, ma il paggio di coppe come sfida è anche una certa immaturità emozionale, o da parte tua o da parte dell'altra persona, tanto è a specchio, una certa immaturità emozionale nel prendersi certune responsabilità, ecco perché cosa si concretizza la chiarezza.
Vediamo il consiglio sciamanico. La ruota della fortuna, affidati agli eventi, non controllare gli eventi, affidati agli eventi perché gireranno all'improvviso. Cioè la ruota della fortuna come consiglio significa la fortuna è dalla tua parte, quindi non ti attaccare tanto a degli eventi perché sono tutto ciò che arriva a tuo favore. Va bene? Vediamo cosa il destino futuro. 7 di coppe, ci saranno delle scelte da fare alla fine qui. Alcune scelte sembrano piacevoli, altre meno. Allora, questo è il mese in cui a livello amoroso posso vederti un po' confusa su che strada prendere con l'altra persona o con più altre persone. Perché stai valutando sulla base di certa immaturità, oppure lo voglio quella cosa, non la voglio quella cosa, e nel frattempo metto un po' le distanze o comunque sia dico la mia e vedo poi cosa fare. Il 7 di coppe qua come destino futuro è l'apertura di possibilità, quindi possono essere anche più incontri, e ti chiedono, la lettura ti chiede di non giudicare gli eventi o non decidere subito le cose, ma lasciare che gli eventi si palesino a te, che la vita arrivi a te, affinché tu possa fare la scelta più idonea alla verità del tuo cuore, quella che ti fa sentire libera, o libero, quella che ti fa sentire nel pieno rispettata o rispettato. Ok? Adesso andiamo a vedere delle specifiche con questi. C'è anche un po' di paura ad aprirsi emozionalmente all'altro, ricordiamo che c'era la paura qui. Il paggio di coppia è anche la paura a darsi emozionalmente all'altro, a stare più, no, dentro se stessi, perché qualcosa di nuovo emerge. Allora anche qui la pratica aiutami ad osare Dio Pan, anche a dire le parole corrette, a osare a dire le parole corrette, a osare a fare le scelte giuste. Allora, andiamo a esaminare l'altra persona o l'altro fuori da te. Quali sono le vere intenzioni dell'altra persona nei tuoi confronti? La papessa non sa ancora, te l'ho già detto. Fatto sta che hai un grande ascendente su questa persona. Non lo sa ancora. Ci potrebbero essere più opzioni per te, o per l'altra persona. Fatto sta che io ti ho detto, tu stai a osservare. Però tu hai un grande ascendente su questa persona, è come se le vere intenzioni dell'altra persona cercasse di connettersi alla sua voce interiore, cercando di vedere quali movimenti fai tu anche. Perché è una persona che si approccia a qualcosa di nuovo nella sua vita. E allora, affinché si possano fare le scelte giuste, cerca o consciamente o inconsciamente di connettersi alla sua voce interiore, no? Le intenzioni sono quelle di fare la cosa giusta seguendo la sua intuizione. E a cosa sono conformi? Le azioni che farà nei tuoi confronti. Regina di bastoni, gli piaci in modo disarmante e soprattutto aspetta un tuo cenno. Cioè aspetta che cioè che tu gli dia l'ok, che tu dia il via. Questo mi dicono. Gli piaci da impazzire, che tu sia uomo o donna non importa, da impazzire, lo attrai in modo irrefrenabile, ma cerca di seguire l'intuizione per capire cosa fare. Soprattutto queste carte mi stanno dicendo che sei tu, alla luce della tua intuizione, che dirai sì, no, per far muovere l'altra persona. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Qua arriva un cambio emozionale. L'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale, di uscire da una zona comfort per andare a fare qualcosa di più grande. E quindi è il matto è proprio una persona che fa qualcosa di nuovo nei tuoi confronti, ex novo, e che manco lui si aspetta, o questa persona si aspetta, farà qualcosa di nuovo, regina di coppe, seguendo la sua intuizione. È una persona che lascia il conosciuto anche i vecchi modi di fare, anche vecchie situazioni, non senza dolore o sofferenza, ma va verso qualcosa di nuovo nei tuoi confronti. Dove va l'otto di coppe? Va verso il sole. Allora,
Gioia ti porta questa persona, entusiasmo ti porta questa persona, voglia di vivere ti porta questa persona. Non è ancora strutturato e definito, però ti porta gioia, voglia di vivere, entusiasmo e aspetta il tuo cenno, cioè come se dipendesse un po' da te. Fammi vedere sul 7 di coppe. 8 di denari. Molti di voi sono impegnate soprattutto sul lavoro su voi stesse. Scusami. E anche metteranno alla prova l'altra persona su quanto fa funzionare il rapporto. Alla fine qua c'è un far funzionare il rapporto, fare le scelte giuste, guarda, giustizia per far funzionare il rapporto, per far funzionare le cose, sì. Se c'era immaturità emotiva si tramuta questa. Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona e potete trovarli sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Eccola, è saltata. Ti vedo ovunque e questa è la papessa. Ti ho detto che hai un grande ascendente su questa persona, grandissimo. 2000 carte no? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. E qua il paggio di coppe come immaturità emotiva, no? Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Quindi se vediamo una certa immaturità emotiva o un po' di... non è proprio immaturità emotiva, è un po' di goffaggine, un po', sai, mi viene l'energia di una persona che si rende conto che magari sta sbagliando qualche cosa e poi con una risata o con un gesto folle è entusiasmante, questo voglio dire. O con un gesto un po' fuori, no? Un po' così. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. È molto molto forte, te l'ho già detto, quello che proverà per te questa persona. È una persona che ti vede ovunque, è una persona che si farà guidare dalla propria intuizione, anche se sentirà i tuoi segni. Cioè, seguirà i tuoi segni, capito? Cioè, vediamo se mi posso buttare o se non mi posso buttare. Seguirai i tuoi segni, capito? Vediamo con queste altre. Realizzazione di progetti, qua si concretizza, te l'ho detto che qua ci si impegna per far funzionare le cose. Realizzazione di progetti. C'è un progetto qua che ti porta soddisfazione, un progetto, una creazione, una... Si sviluppano questi progetti, mi dicono progetti insieme a questa persona. Adattati al suo ritmo emotivo. Questo è quello che ti ho detto fino a questo momento. È l'altra persona che si adatta al tuo ritmo emotivo. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te ed è come se si adatta a quello che tu dici, a quello che tu fai. Hai un grande ascendente su questa persona, una grande forza. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono. Sempre questi. Chiedi aiuto. La vera connessione dell'anima non esclude le sfide, al contrario diventa forte proprio grazie alla capacità di affrontare insieme le difficoltà. Si affronteranno insieme le difficoltà, qualsiasi cosa. L'otto di denari. Le prove non devono essere sopportate da solo. Quando sei disposto a condividere con l'altro, scoprirai che la forza per superare nasce all'interno della relazione. Non sei mai stato solo. E allora questo paggio di coppe, che non è tanto l'immaturità emotiva da parte dell'altro, è una certa anche difficoltà a esprimere ciò che si sente, anche da parte tua, no? E allora qua io vedo che c'è invece una compartecipazione di intenti volta a avere le idee chiare affinché si possa creare un progetto insieme, qualcosa che funzioni, capito? Sì. E vediamo qual è, cos'altro dicono questi altri oracoli.
amore dichiarato, qua vedo la dichiarazione, e amore erotico. Quindi la risposta è sì, sì. Cioè, sì, sì, se avevamo dei dubbi, ma non ce n'erano di questi altri oracoli, mi dicono che ci sarà questa forte dichiarazione, questo grande erotismo, che l'erotismo è diverso dall'amore passionale, è qualcosa che include qualcosa ancora di più profondo, perché è l'atto erotico tra umano e divino, che l'unione erotica significa procreativa, generatrice, generativa, qualcosa si genera grazie a questa connessione per la realizzazione di questi progetti. Ok? Tu stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!